Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Antispasmina colica. Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è antispasmina colica? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere antispasmina colica durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è antispasmina colica? Antispasmina colica è un farmaco a base del principio attivo papaverina cloridrato più belladonna foglia, appartenente alla categoria degli antispastici, vasodilatatori periferici e nello specifico papaverina e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Antispasmina colica può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Antispasmina colica 10 mg più 10 mg 30 compresse rivestite. Antispasmina colica forte 50 mg più 10 mg 30 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo. Papaverina cloridrato più belladonna foglia. Gruppo terapeutico. Antispastici, vasodilatatori periferici. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni. Trattamento sintomatico nelle manifestazioni spastico-dolorose dell'apparato gastroenterico. Posologia. Antispasmina colica. Da 2 a 6 compresse al giorno. Antispasmina colica forte. Da 1 a 3 compresse al giorno. Non superare le dosi consigliate. Le compresse vanno deglutite prima dei pasti o al momento del bisogno e vanno deglutite intere perché devono giungere intatte nell'intestino, dove svolgono la loro azione a livello dello spasmo. In caso di diarrea o di ipermotilità dell'intestino, le compresse possono, eccezionalmente, venire espulse intere. In tal caso conviene, almeno per qualche giorno, ingerire le compresse dopo averle frammentate. Antispasmina colica è controindicata nei bambini, vedere paragrafo 4.3. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi, a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. O ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. In particolare verso atropina, metilomatropina, scopolamina, drotaverina, moxaverina. Bambini al di sotto dei 12 anni. Gravidanza e allattamento. Glaucoma, stenosi pilorica, ipertrofia prostatica e altre malattie stenosanti dell'apparato urinario. Ileo paralitico e patologie ostruttive dell'apparato gastrointestinale. Atonia intestinale dell'anziano e dei soggetti debilitati. Colite ulcerosa, megacolon tossico, miastenia grave. In pazienti con turbe del sistema nervoso autonomo, in portatori di affezioni epatorenali, di ipertiroidismo, di coronaropatie, nelle tachiaritmie cardiache, nell'ipertensione arteriosa e nell'insufficienza cardiaca congestizia, assunzione contemporanea di sulfamidici e beta bloccanti, vedere paragrafo 4.5, assunzione di medicinali appartenenti a gruppi terapeutici diversi ma dotati di azione anticolinergica quali antistaminici, butirofenoni, fenotiazinici, antidepressivi triciclici e la mantadina, vedere paragrafo 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico. I preparati contenenti anticolinergici debbono essere usati solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non somministrare contemporaneamente a sulfamidici e beta bloccanti. Gli effetti dei preparati contenenti anticolinergici sono accentuati dalla contemporanea somministrazione di sostanze appartenenti a gruppi terapeutici diversi ma dotati di azione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Assumere antispasmina colica durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere antispasmina colica durante la gravidanza e l'allattamento? Antispasmina colica è controindicata in gravidanza e durante l'allattamento. Vedere paragrafo 4.3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Antispasmina colica compromette la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Poiché il prodotto può indurre sonnolenza, di ciò dovrebbero essere avvertiti coloro che potrebbero condurre autoveicoli o attendere ad operazioni che richiedono integrità del grado di vigilanza. Effetti indesiderati. In seguito al trattamento con antispasmina colica sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati. Classificazione sistemica organica secondo Meddra. Effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, consultare immediatamente il medico. A dosi elevate gli anticolinergici possono determinare ritenzione urinaria, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria, agitazione, stato di confusione mentale. Come in tutti i casi di sovradosaggio, il trattamento deve essere sintomatico, adottando misure di supporto generiche. Non è noto un antidoto specifico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali. Codice ATC. A03AD01. Antispasmina colica svolge l'azione farmacologica propria della papaverina, che agisce direttamente sullo spasmo della muscolatura liscia intestinale, unitamente a quella, proprietà farmacocinetiche. I principi sono ben assorbiti dal tratto gastrointestinale. Hanno una concentrazione plasmatica massima che varia tra 4-6 ore. Vengono metabolizzati dal fegato ed escreti nelle urine. Dati preclinici di sicurezza. I dati sull'animale sperimentale non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti. Antispasmina colica. Lattosio, amido di mais, povidone, magnesio stearato, silice precipitata, gomma lacca, olio di ricino, cellulosa acetoftalato, dietilftalato, magnesio carbonato, talco, carbone vegetale, gomma arabica, saccarosio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.